Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì di campionato, visto che oggi comincia la nona giornata con Lecce-Napoli alle 18:30, cambi di formazione, qualcuno che potrebbe dimostrare qualcosina in più al nostro mister passando per le scuse di Bergonzi arrivate dopo la polemica tra domenica sera e ieri si era espresso anche il Napoli e ci sono le scuse dell'ex arbitro, l'infortunio di Big Rom, i tempi di recupero e Lukaku che sta bruciando assolutamente le tappe, potremo vedere molto presto in campo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta e se volete attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalla situazione Bergonzi e poi ci soffermiamo su ciò che ci interessa di più, la partita e le condizioni del nostro Lukaku. L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a processo al 90° su Rai 2 per chiarire le sue dichiarazioni di domenica in riferimento al rigore su Di Lorenzo, per cui si era espresso con una nota ufficiale anche il Napoli. Stasera è il caso di sgombrare il campo da equivoci, dubbi o idee sbagliate. Io ho dato solo un parere tecnico sull'episodio arbitrale, mai mi sarei permesso di pensare o definire Di Lorenzo un calciatore antisportivo, anche perché non lo penso, è un ottimo calciatore, un ragazzo per bene. Ovviamente se mi sono spiegato male creando fraintendimenti, io chiedo scusa a Di Lorenzo. Intervenuto in diretta c'era anche il procuratore del capitano, Mario Giuffredi. Tutto chiaro? Sì, dopo le parole espresse ora da Bergonzi diciamo che si era spiegato solo male su Di Lorenzo. Sicuramente io non voglio entrare nell'aspetto arbitrale, non è il mio lavoro, in questo caso ci sono gli addetti ai lavori che possono dire se era rigore oppure no, era rigore, senza che ci facciamo infinocchiare dalle tante chiacchiere che andranno avanti, aggiungo io. Certo ha fatto un po' male a Di Lorenzo sentire di comportamento antisportivo, anche se ora è stato chiaro, Di Lorenzo ha basato sulla lealtà professionale la sua carriera. Scuse accettate anche se è una pezza a colore e noi conosciamo perfettamente chi frequenta questi salottini che contano poi, diciamo dal punto di vista dei bacini d'utenza, andando col vento di qua e di là, dove tira il vento vi buttate. Noi sappiamo perfettamente con chi abbiamo e con chi avremo a che fare, accettiamo le scuse, ma sono solamente, per quanto mi riguarda, la mia personale opinione, solo di facciata, perché poi si era espresso il Napoli, sicuramente si sarebbe andati avanti e quindi le vie legali non è che erano poi una situazione poco percorribile. Sono arrivate le scuse di Bergonzi, accettiamo e andiamo avanti perché c'è Lecce Napoli e come ho detto ieri non dobbiamo assolutamente distrarci. Cambi di formazione, 5 cambi di formazione per Conte rispetto all'Inter per la gara contro il Lecce. Novità di formazione e ritorno al 4-3-3 come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, 5 cambi previsti in un 4-3 più puro con due esterni tipici, rispolverato in luogo del 4-1-4-1 dei Fab Four che sono rimasti in 3 ovviamente perché manca De Bruyne. Oltre a KDB rispetto all'Inter cominceranno in panchina Buongiorno, Spinazzola, McTominay e Neres e così alla fine è scoccata l'ora di Lang. Dopo tante parole e qualcuna di troppo, il clamore d'Olanda e 2 mesi di attesa, Noah debutterà da titolare e avrà la chance di dimostrare le sue doti. Agirà a sinistra nel tridente con Politano e Lucca, rilanciato dopo la panchina di sabato, e ancora Beo come Olivera in difesa e poi Elmas in mediana, la rivoluzione di Lecce. Quindi con una mediana con Elmas, Gilmour e Anghissà, credo, ovviamente per formare il terzetto ci sarà il tridente offensivo, Politano a destra, Lucca al centro e Noah Lang a sinistra. Ecco perché è una chance da sfruttare, ma non perché voglio declassare assolutamente l'avversario, il Lecce, anche perché è una trasferta molto ma molto complicata, lo è sempre stato, un campo ostico non solo per il Napoli ma per tutti quelli che vanno ovviamente a giocarci. Se si parte dall'inizio però Noah Lang deve dimostrare qualcosina in più e prendersi un pezzo di Napoli, perché poi quando arrivò io faccio esultare i tifosi, questo, quell'altro, tantissime dichiarazioni, anche un tantino spavalde, ma conosciamo il carattere del calciatore e non ha fatto nemmeno tanto il pagliaccio come poi è stato montato nel tempo. La chance c'è e va sfruttata stasera, così come quella di Elmas. Elmas è sempre stato quello dei gol pesanti, è sempre stato quello che nel sostituire affaticati, infortunati e quant'altro ha sempre dato il suo contributo anche nel Napoli scudettato di Spalletti. Ricordiamola sempre perché poi qualcuno la dimentica, si fece male Koala e Elmas per un paio di mesi portò avanti quella fascia sinistra
facendo anche talvolta l'attaccante, il falso 9 e quant'altro, e siglando anche gol pesanti per il cammino di quello scudetto che fu di Luciano Spalletti e del Napoli. Ovviamente passando da Lecce, arrivando a Lukaku, dobbiamo assolutamente essere positivi e possiamo sorridere per le condizioni di Big Rom, perché arrivano notizie molto ma molto confortanti. Come riportato dall'edizione odierna del Mattino, Romelu Lukaku sta bruciando le tappe per il ritorno in campo ad un ritmo clamoroso, tanto che c'è una nuova possibile data per il rientro del centravanti del belga. Di seguito le parole del noto quotidiano riportate dalla nostra redazione. Il posto in lista di De Bruyne potrebbe prenderlo Romelu Lukaku, perché se i tempi di recupero saranno confermati, l'attaccante tornerà a Castelvolturno la prossima settimana ed entro fine novembre potrebbe essere convocabile. Insomma, già con il Benfica, e sarebbe clamoroso. Lukaku potrebbe tornare a disposizione. Nel caso Lukaku torna la settimana prossima a Castelvolturno, completerebbe l'iter riabilitativo, ovviamente a Napoli, monitorandone le condizioni in loco, perché una cosa è stanno migliorando le condizioni di Lukaku in Belgio e una cosa è comunque viene a Napoli sotto l'occhio di tutto lo staff e di Conte, e nel caso si riesce a ritrovarlo in campo per inizio addirittura dicembre, a quanto leggiamo fine novembre potrebbe essere convocabile, sarebbe veramente una bella cosa, visto che dal punto di vista dello spogliatoio è mancato e manca, cari ragazzi, senza che ci nascondiamo dietro a un dito. Lukaku è uomo spogliatoio, lo è stato l'anno scorso, lo è quest'anno e lo sarà comunque dovunque andrà. Un peso specifico non indifferente dal punto di vista del calciatore, al di là dell'aspetto tecnico, il campo, la punta, il modulo, Conte e quant'altro, e quindi diciamo che determinate situazioni e alcuni screzi, alcune dichiarazioni forse post partita di qualcuno non sarebbero nemmeno arrivate, perché ci sarebbe stato poi un ulteriore elemento nello spogliatoio che poteva far da chioccia, poteva aiutare i vecchi a far legare i nuovi e trovare ovviamente la sintonia. Big Rom tornerà in campo quanto prima. Ecco quello che si legge: sta bruciando le tappe. Noi siamo assolutamente contenti di questa situazione, perché poi sembra molto lontano il mese di agosto, quando perdemmo Lukaku, però poi il tempo passa, le settimane una dietro l'altra vengono consumate così al volo, e Romelu Lukaku tornerà ad essere l'attaccante del Napoli e il 9, il punto di riferimento, l'attaccante centrale, colui che ha fatto girare il Napoli di Conte per quanto riguarda l'aspetto tattico, perché l'abbiamo già analizzato nell'ultimo video, forse nel penultimo. Conte ha bisogno dell'attaccante che vuole lui per caratteristiche, e se l'attaccante si mette a disposizione e riesce, diciamo, ad esaudire i desideri del mister per quanto riguarda copertura palla, smistare il pallone, spalle alla porta, fare a spallate con il diretto marcatore, avendo la meglio, si aprono scenari anche in mediana in mezzo al campo e andando verso l'area avversaria non indifferenti. Lo abbiamo visto con Neres, falso 9, che alla fine ha eseguito alla lettera i compiti che gli sono stati dati, e il Napoli ne è uscito alla grandissima contro l'Inter, al di là che si può far passare poi una partita che il Napoli diciamo è stato favorito, indirizzata, eccetera eccetera, ma se andiamo a guardare poi tutto il match, dove il Napoli prima di arrivare al calcio di rigore, è vero, sì, ha rischiato, l'Inter poteva andare in vantaggio, poteva segnare un gol, palo, Lautaro che palla regalata dal Napoli, diciamo, poteva segnare, ma Savic si oppone, però dopo ci sono 60 minuti buoni dove il Napoli è stato completamente, diciamo, padrone, tra virgolette, del campo, e ha meritato di vincere la partita. Solo questo volevo dire a fine video, perché poi si va sempre avanti e si continua a parlare di situazioni dal punto di vista arbitrale, e così come l'anno scorso la domanda era: l'ha perso l'Inter o l'ha vinto il Napoli?
diciamo che anche su questa partita le incognite sono uguali. L'ha persa l'Inter o ha meritato il Napoli? Per me ha meritato il Napoli, e quindi chi, diciamo, vede le partite con la televisione al contrario, rigiratela e rimettetela come si deve, perché altrimenti vi perdete qualche situazione, ecco, dal punto di vista tattico, e non riuscite a captare poi chi è stato migliore di un altro in campo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.